Ciao amici, la libertà. La prima cosa che verrebbe in mente a tutti per descrivere la libertà è dire che è la possibilità di fare ciò che più ci pare e piace, senza dover rendere conto a nessuno delle nostre decisioni. Benissimo, in linea generale è proprio questo. È proprio la possibilità di fare ciò che vogliamo, senza obbligazioni e senza sensi di colpa. E siamo tutti universalmente d'accordo quindi a considerare come opposto della libertà la schiavitù, ok? Nessuno sceglierebbe autonomamente questa posizione, quella dello schiavo. E allora perché quasi tutti vivono in schiavitù? E nelle forme più disparate? Sono schiavi del lavoro, della famiglia, dei compagni, dei figli, tanto per citare degli esempi classici. Eppure con il senso di colpa per non aver fatto abbastanza per loro. Tutto questo succede perché l'educazione moderna ci insegna che l'egoismo è un valore negativo, mentre, a parere mio, è alla base dell'evoluzione della specie ed è puro istinto di sopravvivenza. Mentre spiego il mio concetto incomincio a sentire pure io un senso di colpa e a sentirmi cattiva. È che l'educazione ricevuta cerca di obbligare pure me ad oppormi agli istinti. Ho deciso però che la mia mente deve stare al posto suo, che faccia solo il compito assegnatole dalla natura, che è quello di escogitare il modo migliore affinché il mio corpo soddisfi al meglio le sue esigenze e si mantenga sano e forte. L'obbligo primario, cari ascoltatori, lo abbiamo nei nostri confronti, subito dopo nei confronti dei figli piccoli che noi abbiamo deciso di mettere al mondo, ma solo fino alla maturità, ricordatevi. E per finire nei confronti dei nostri genitori che a noi la vita l'hanno donata e dedicata. Poi stop. Nessun altro obbligo, solo il piacere reciproco di stare insieme con coloro che appariranno sul nostro cammino. Le relazioni sono frutto di una scelta e quando non funzionano più si interrompono e basta. Non si cerca di stare insieme a tutti i costi. Ogni cosa, ogni situazione ha un suo corso, un suo inizio e una fine. È sempre la mente che interferisce e va contro natura e ci dà cattivi consigli. Cambiatelo il compagno, cambiate il marito, cambiate il lavoro e cambiate di città se già questa vi è venuta a noia. Tutto ciò che si ripara ha una toppa, punto. Rendetevi conto che in questo modo siete schiavi coscienti che la mente con incoscienza vuole giustificare. Siete esseri nati liberi, imprigionati in ruoli stereotipati, con regole fisse. Siete schiavi ordinati ed obbedienti. La vostra gabbia ha una porticina aperta, ma non la vedete, perché avete la sindrome del prigioniero, che è una paura matta di affrontare gli spazi aperti, il mondo sconosciuto, e così dalla gabbia non uscite. Vi preoccupate di renderla bella, confortevole, decorandola con tanti oggetti inutili e costosi, collezionando in questo modo altri padroni e altre dipendenze. Quello che mi sorprende maggiormente è la capacità unica dell'uomo di fare scelte assurde e controproducenti per se stesso. Molti potrebbero obiettare che la sindrome del prigioniero colpisce pure gli animali, che hanno vissuto in gabbia per molto tempo. È vero, però il povero animale è stato rinchiuso contro la sua volontà. Gli uomini invece nella gabbia ci si mettono da soli. Tutto nasce, ripeto, dal dominio della mente sul corpo. Lo dico sempre, cari amici, che la vita ci sfugge dalle mani per lo squilibrio fra queste due entità. La libertà è la base della felicità dell'uomo, ma la libertà implica un sano egoismo, la ricerca del piacere
e l'allontanamento del dolore. La ricetta è semplicissima, però i ben pensanti si oppongono e vogliono nobilitare la razza umana dandole un valore in più che non merita rispetto alle altre razze viventi. Se la mente domina gli istinti, nascono le nevrosi, disturbi psicopatologici gravi. E non lo dico io, lo diceva pure Sigmund Freud, il padre della psicanalisi. Lui affermava che la rimozione o la repressione degli istinti genera un conflitto inconscio e provoca problemi fisici molto gravi. È una guerra interna tra le pulsioni intrinseche dell'individuo e le regole dell'ambiente sociale in cui vive. I sintomi delle nevrosi includono ansia, depressione, tristezza, rabbia, confusione mentale, bassa autostima, irritabilità, atti impulsivi e compulsivi, pensieri ossessivi e negativi, per non parlare delle dipendenze che genera: alcol, tabacco, cibo, droga, shopping compulsivo, ludopatia, eccetera, eccetera, eccetera. Può diventare un inferno in terra la vita in una società se non mettiamo le regole, le nostre regole, capite cari amici? Dovete voi stabilire le regole e tutto filerà liscio. Nel prossimo capitolo parleremo della libertà, delle relazioni di coppia. Ciao a tutti!